Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di maggio 2023. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dei pesci. Periodo di abbondanza, di prosperità, gestazione sia fisica, magari per qualcuno si tratta della gestazione fisica di un bambino, ma potrebbe anche essere la gestazione di un nuovo progetto di vita, magari. Molte volte l'imperatrice ha a che fare con la madre, la maternità in sé, quindi per qualcuno ci potrebbe essere qualche questione legata alla famiglia magari di origine. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Ragazzi, io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla, se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare Ascendente, Segno Lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. È una guida, parla anche degli ascendenti, parla delle linee di tempo. E poi trovate anche il link ad un video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione riservata agli abbonati, tutti i video di crescita spirituale. E sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con un 8 di denari, un 6 di bastoni e un 2 di coppe. La carta del sole, di nuovo una carta che fa riferimento a bambini. Però partiamo con questo 8 di denari. Allora, l'8 di denari è una carta che parla di lavoro, sì, ma è una carta che parla anche di quotidianità, di qualche cosa che va fatto o viene fatto tutti i giorni, quotidianamente, appunto, con costanza, con dedizione. Può essere che qualcuno qui raggiunga o abbia raggiunto un certo tipo di successo o di stabilità a livello magari lavorativo, o potrebbe anche semplicemente essere un risultato raggiunto, un riconoscimento, una promozione, qualche cosa che si è fatto nel quotidiano e che ad un certo punto, nella terza settimana di maggio, ragazzi, vi verrà riconosciuto perché avete un 6 di bastoni. Allora, per qualcuno potrebbe far riferimento a appunto al lavoro in sé, quello che vi dà da mangiare, o se non è quello, è una questione alla quale vi siete dedicati magari all'interno di una relazione. Può essere sia quella romantica, ma può anche essere, visto che qui abbiamo l'imperatrice, potrebbe anche essere la relazione familiare. Andiamo poi con questo 2 di coppe. E vedendo il 2 di coppe mi dà molto la sensazione che sia una questione o familiare o lavorativa, perché è come se aveste bisogno o voglia di qualche compromesso in più, magari con una persona che state conoscendo, o se non avete nessuno è come se aveste la voglia di creare un'unione stabile, un'unione ehm, d'amore proprio, perché il 2 di coppe parla proprio di quello, ragazzi. È come se ci fosse la voglia di creare una squadra, un'unione, un gruppo, magari per qualcuno una famiglia. Il 2 di coppe di per sé è la carta del fidanzamento, del compromesso. Ed è interessante perché qui abbiamo anche la carta del sole ed è come se ci fosse qualche cosa che, guardate, potrebbe essere una sorta di ingenuità. O potrebbe essere per qualcuno, ragazzi, che questa persona sia un amico, un'amica, un collega di lavoro con il quale ci si trova bene. Ed è un po' quella la relazione che c'è in essere, mentre ho come la sensazione che voi vorreste di più, vorreste che la cosa si espandesse, diciamo così.
E per qualcuno è una questione legata ai figli, eh? Potrebbe essere un figlio, questo sole. Terminiamo poi con un 8 di coppe, il mondo e il cavaliere di spade, e queste le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo con l'8 di pentacoli, andiamo a spiegare, a vedere che cosa riesco a dirvi di più. Cavaliere di bastoni e 2 di coppe. Ragazzi, allora qui sicuramente qualcuno che vi interessa, che vedete quotidianamente, appunto, potrebbe essere un collega di lavoro, un amico, un'amica, potrebbe essere un compagno di hobby, un compagno di palestra, ipotesi. E direi che potrebbe anche esserci già stato qualcosa per qualcuno di voi, di un po' più intimo intendo. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Oh, che interessante. 8 di spade e 7 di bastoni al contrario. E come guardate, siete in una lotta interna nella prima parte della lettura, perché tra questo 8 di spade, che ehm, mi fa un po' pensare al fatto che siate negativi, che non vediate le cose, ehm, diciamo, con chiarezza. Quando c'è l'otto di spade c'è sempre una sensazione un po' di tristezza, ragazzi, di qualcuno che si sente appunto con le mani legate, come fa vedere la figura. Ma in realtà ho come la sensazione che sia più solo una vostra sensazione, sia un po' una vostra lotta interna, perché se di bastone ce l'avete, il risultato, il traguardo arriva, o comunque potrebbe anche essere per qualcuno che ce l'avete già in mano e non ve ne rendete conto. Perché il 2 di coppe voi lo avete qua nella lettura principale, però in realtà è come se si fosse già manifestato con questa persona. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Il mondo un'altra volta e l'energia si ripete. Questa è rimasta un po' lì, voglio andare a vedere un asso di pentacoli. E un 2 di pentacoli. Può esserci una questione di distanza qui, di mezzo. Se per esempio è una persona che vedete in palestra o che avete frequentato in qualche corso o cose di questo genere, o anche semplicemente a livello lavorativo, può anche essere che invece a livello abitativo siate veramente distanti, perché qui il mondo ce l'avete ben 2 volte e anche qui avete una carta di viaggio. Però è come se ci fosse la volontà di iniziare qualche cosa di stabile, di solido, di concreto con questa persona. Tenete presente che avete il mondo che è una carta di compimento, di raggiungimento di risultati, e l'asso che è una carta di nuovi inizi. È come se fosse una sorta di fase di passaggio. Andiamo a vedere il sole. 10 di pentacoli al contrario e 8 di bastoni. Datemi ancora una carta. Allora, perché qui può essere che o qualcuno non veda chiaro per quello che riguarda le possibilità di costruire qualche cosa di concreto o letteralmente una famiglia con questa persona, perché comunque avete 2 carte, 4 di bastoni e il 10 di pentacoli, che sono 2 carte di contratto. Sono 2 carte di contratto legale. E soprattutto il 4 di bastoni è una carta che parla di matrimonio molte volte. È come se ci fosse la voglia, il desiderio, il bisogno di regolarizzare probabilmente questo tipo di conoscenza. Però sento anche che qui è un po' come camminare sui gusci d'uovo, e io credo che non abbiate neanche voi in testa chiaro
che direzione si possa dare alla relazione e quindi non sapete neanche di che cosa potete parlare, quindi che tipo di argomenti affrontare, ecco. Ragazzi, per qualcun altro invece può essere che vi stiano nascondendo qualcosa, tipo una famiglia, tipo dei figli, non perché ve li vogliano nascondere per sempre, ma perché magari, ehm, soprattutto dei figli, penso. Ma sì, potrebbe anche essere il fatto che ci siano degli accordi o delle situazioni particolari a livello di vita da parte di questa persona e che lo tenga un po' nascosto per non spaventarvi. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Mm. Abbiamo un 9 di pentacoli al contrario e un fante di bastoni. Guardate ragazzi, per molti ho la sensazione che sia una questione, cioè sì, mischiata tra amore e lavoro, tra famiglia e tra la relazione e il lavoro. Perché qui ho come l'idea che potrebbe, per qualcuno appunto esserci una nuova possibilità di creare qualche cosa insieme. Ve lo dico perché qui c'è come un lasciare le dipendenze. Potrebbe essere appunto a livello lavorativo perché qui si parte da un 8 di pentacoli. E avendo anche il fante si parte per nuove avventure, con l'otto di coppe anche una carta di viaggio, una carta di spostamenti, quindi e poi avete il mondo che è una carta di compimento, di chiusura cicli e anche qui c'è il compimento e l'inizio concreto. Quindi per qualcuno si tratta di una situazione che coinvolge sia il lavoro tra di voi che la relazione affettiva. Andiamo a vedere il mondo. Cinque di coppe. Cavaliere di spade nuovamente al contrario e il Papa. È come se le cose cambiassero ad un certo punto. C'è un compimento, c'è un riconoscimento. Quello che prima era magari verbale, dopo viene ufficializzato, viene concretizzato, viene portato alla luce. Sento che avete un po' di paura però ragazzi, probabilmente per questo tipo di per l'otto di spade, perché con i 5 di coppe è come ehm, se aveste, come vi spiego? C'è qualcosa che voi pensate che vi stia sfuggendo, però in realtà non è così. Sento di più che siete voi che state scappando da qualche tipo di realtà. Però avete comunque il Papa, che è una carta di riconoscimento, appunto. Con il mondo c'è un compimento, c'è il raggiungimento di un risultato, ci sono dei contratti che con il Papa normalmente sono duraturi, è una carta di matrimonio, quindi può essere anche che, eh, chi lo sa, per qualcuno con tutti questi cavalieri arrivi una proposta che non ci si sta aspettando. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Sette di coppe e 6 di spade, un'altra carta di viaggio, ragazzi, di spostamento. Allora, io ho la sensazione, ragazzi, che per mantenere questo compimento o comunque per iniziare questo nuovo progetto, appunto se fosse il progetto lavorativo col vostro partner o con un familiare, insomma, abbiate fiducia perché, innanzitutto vi dico, va a vostro favore spostarvi, i viaggi, tutto quello che insomma è per aprire la mente, per aprire le conoscenze. Ehm, perché appunto siete un po' in questa fase emotivamente, mi verrebbe da dire carente. È come se aveste bisogno di una guida, mi viene da dire, però non una guida,
qualcuno che comandi, una madre, una guida amorevole. Quando c'è l'imperatrice si tratta anche di mm, capire in che modo noi siamo madri di noi stessi. Qui, perché in realtà questo è il vostro modo di percepire le cose e avendo il sole in centro lettura, il fatto è proprio che non avete chiare mm, delle situazioni, non avete chiare delle dinamiche, non avete chiare... C'è qualche cosa che ha bisogno di chiarezza mentale e per qualcuno si tratta di essere un po' troppo ingenui, ragazzi. Non so, fatemi sapere come vi risuona, però qui alla fine della lettura vediamo che c'è bisogno di staccarsi da certe proiezioni mentali, ragazzi. Quello che era appunto il modo di pensare, il modo di vedere le cose dell'otto di spade è ora di lasciarselo indietro, ok? Perché non aiuta. Di solito l'otto di spade è sempre una carta che parla di qualcuno che piange spesso, ha sensi di colpa, ha atteggiamenti da vittima, vede sempre tutto nero, è sempre, quando si fa notare qualche cosa queste persone dicono no, ma non è così, no, ma perché? No, però trovano scuse. Ok? Se vi sentite, sento in realtà che sapete che molte volte, cioè vi rivedete in questo senso e state combattendo appunto un po' questa vostra dinamica. Però io sento che è anche un po' un modo questa imperatrice di dirvi: ok, diventate una miglior madre di voi stessi, cercate di avere anche più compassione e più pazienza con voi stessi. Allora ragazzi, qui se fosse appunto il collega di lavoro che vi interessa, diciamo così, le cose potrebbero andare veramente in modo inaspettato, potrebbero esserci delle sorprese che voi non vi aspettate. Vi dico che appunto potrebbe arrivare una dichiarazione abbastanza cioè cadere dal cielo così. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Se appunto state iniziando una collaborazione con un familiare o con o col vostro partner, insomma, con qualcuno con cui avete una relazione affettiva, vi dirò che anche lì ci saranno delle belle sorprese, ok? Complimenti, raggiungimento di risultati, di obiettivi. Va bene, andiamo a vedere amici dei... Ok. Oh, guardate, la prima carta che si è girata è la carta numero 44 e parla di presenza divina, la forza dell'amore e della creazione, esattamente come la carta dell'imperatrice, che protegge, cura e nutre il bambino che ha dentro, il progetto che avete dentro. Dentro può essere anche nella vostra testa, ovviamente. Connessioni, e io questo lo sento, è la carta numero 29 e la sento molto collegata con la carta del due di coppe, infatti parla di fidanzamenti, di contratti e di partnership. E poi abbiamo, carta numero 11, deserto emozionale, e questa ve la metto qui, guardate, vicino a questo 8 di spade, ok? Perché qui si tratta di ritrovare un po' l'amore per voi stessi. Abbiamo ancora una carta. Oh, che bella! Questa carta, che è una numero 41, vi dice di... praticamente è una carta che vi dice di lasciarvi guidare dai vostri talenti e dalle vostre guide, dai vostri maestri. In questo caso si intende guide spirituali, maestri spirituali o i vostri doni, sia da un punto di vista fisico che psichico. Ma può essere anche qualcuno che magari è nell'ambiente lavorativo e insomma ne sa più di voi. Tenete presente che avete il Papa. Il Papa fa anche riferimento delle guide spirituali che potrebbero essere appunto fisiche, quindi magari dei libri piuttosto che delle persone, oppure appunto collegandoci a questa carta potrebbero essere delle guide di tipo un po' più sottile, un po' più spirituali. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con l'iscrizione, con un commento, una condivisione, ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video.
Ciao ciao.